Quella che vi presentiamo oggi è una versione Pimp My Ride della lancetta C-Mate della SEAT. È stata disegnata in questa maniera per far fronte a delle esigenze delle piccole comunità che abbiamo di solito con il gommone e che non ci possiamo di solito permettere andando con una semplice lancetta, cioè l'installazione dell'ecoscandaglio sotto. Allora, la SEAT C-Mate di per sé aveva bisogno di alcune modifiche per ospitare l'alloggiamento dell'ecoscandaglio. Allora, in questa zona qui di prua è già dotata di per sé di un vano portaoggetti che è chiuso da un coperchio di tela con chiusura in velcro. Quello è l'alloggiamento del vano batteria per noi in questo momento chiaramente, non essendo una chiusura ermetica, si è dovuto ricorrere ad alcuni stratagemmi. Allora, innanzitutto la base di appoggio per tutta l'area è stata ricoperta da un foglio di plexiglass che a questa altezza è tagliato in due in modo da fare una specie di coperchio apribile in questa maniera, ed è diventata la base per il fissaggio della strumentazione. Come vedete è fissata attraverso dei bulloni in questo punto qui, con gli agganci in dotazione all'ecoscandaglio e al GPS. In una prima fase non c'era questa specie di capannina e si sono verificati, diciamo, alcuni problemi con le ondate o gli schizzi che andavano chiaramente a bagnare i contatti elettrici, e quindi si è provveduto a fare questa specie di capannina sempre in plexiglass. Come vedete è un mero foglio di plexiglass piegato, sagomato per fare una capannina, è fissato con una semplice staffa di metallo. Successivamente anche questa zona qui, come vedete, ha un foglio di plexiglass, quindi questo foglio qui si aggancia a questo foglio qui in questa zona e dà la possibilità all'acqua di fluire senza andare nel vano batteria. Successivamente ci siamo resi conto che questa non era una soluzione che forniva, diciamo, un vantaggio certo, e quindi si è provveduto a rivestire il tutto con questa tela, che è una mera tela di ombrello. Come vedete, questo è proprio la punta dell'ombrello, è stata ricucita a modo, in modo da ricoprire tutta la superficie e parte, diciamo, della parte sottostante. Al di sotto della plancetta c'è un altro foglio di plexiglass come questo, che è attaccato a delle fasce, che sono queste, sono semplicemente dei nastri da tapparella, e sono tenuti insieme da queste corde elastiche con chiusura a clip
proprio per far fronte all'espansione dei tubolari e quindi far sì che la presa sia sempre ottimale. Ora capovolgendo vediamo il foglio di plexiglass, è questo qua, come vedete è particolarmente graffiato perché questa è la parte che prima di tutte le altre va a contatto con gli scogli e perciò deve essere di plexiglass bello spesso. In questo caso stiamo parlando di 5 mm e poi sono stati ricavati queste guide attraverso questi blocchi sempre di plexiglass che hanno una scanalatura qui che permette l'alloggiamento del trasduttore. Come vedete ed ecco l'alloggiamento del traduttore, che è ben solido. Tenete presente che questa scanalatura è stata ricavata in maniera da creare un attrito, una frizione e chiaramente il trasduttore entra con leggera frizione e rimane stabile e non esce, diciamo, non riesce dalla sua sede. Quindi nel momento in cui create questo, che dovete avere un po' di cura di questo aspetto. La tela poi è stata fissata attraverso questi gancetti di corda, è stata fissata alla struttura che mantiene il foglio di plexiglass e alla plancetta qui con questo occhiello, in modo che l'acqua durante la corsa non sollevi la tela e non faccia entrare l'acqua da sotto. Quindi durante la corsa questo viene schiacciato e attraverso questa fascetta non si rialza e quindi isola dall'acqua la struttura sovrastante. La rete che vedete qua sopra è una rete a sacco che non ha una funzione in particolare se non quella di essere un portaoggetti o un mero portapesci, una sacca portapesci. Questo chiaramente è un accessorio opzionale, potete decidere di montarlo o non montarlo, cioè non inficia il progetto complessivo e io l'ho installata perché chiaramente con questa configurazione la capacità della plancetta di portare oggetti era stata ridotta. Di qua dentro io porto l'acqua, la borraccia dell'acqua, le utilities e chiaramente il pescato. È fissata anch'essa tramite delle cordicine con clips, quindi è perfettamente amovibile, si può togliere. Un'altra particolarità di questa plancetta è stata l'allestimento di questi occhielli. Questi occhielli hanno lo scopo di alloggiare i fucili e purtroppo, sempre a causa della configurazione con l'ecoscandaglio, la sua capacità originale di alloggiare i fucili era stata chiaramente compromessa, in quanto vedete ha solo questo
aggancio disponibile, l'altro è qui sotto, e quindi la necessità era quella di portare i fucili sopra la lancetta ed evitare che fossero a livello dell'acqua o comunque potessero inficiare la corsa, e quindi mantenerli qui su. E per rendere la cosa più facile, invece di mettere degli occhielli solo di corda, abbiamo inserito la corda in questo tubo di gomma che lascia sempre l'occhiello aperto, e quindi è facile in acqua rinfilare il fucile dentro e ripartire. Ed ecco, vi faccio vedere. Ora tenete presente che un elastico è aperto ancora, ed ecco qua, si può tranquillamente ripartire, è mantenuto ben saldo, quindi non c'è problema che cada in acqua o che si sfili. Chiaramente viene mantenuto saldo da questa corda che durante la navigazione ammortizza i sussulti. Stessa cosa anche da questa parte, da dove si può mettere un altro fucile sempre di qua. Ora chiaramente la presenza di quella corda elastica sulla superficie permette un altro vantaggio, ossia quello del trasporto a secco dell'attrezzatura, in quanto ci si mettono le pinne. Quindi con questa configurazione si può trasportare l'attrezzatura completa quando si è a secco, e l'installazione di questa maniglia rende il tutto più facile. È semplicemente un filo che passa all'interno di un tubo e funge da maniglia, e così si riesce a portare tutto come fosse una valigia. Ora, se vi stavate chiedendo a che cosa servisse questo bullone sporgente, la risposta è questa. Attraverso questo sistema, per un piccolo vezzo, si possono fare delle riprese in soggettiva sia di noi stessi che dell'ambiente circostante, e chiaramente anche questa è una cosa opzionale. L'altra cosa che potreste aver notato è la presenza di questo laccetto, sempre fatto di corda elastica con questi anellini. Allora, la loro presenza è giustificata dalla possibilità di collegare a questa lancetta l'acqua scooter Comer, questo che aggancia le maniglie e garantisce la propulsione. Ora, chiaramente non è un suggerimento, non è un consiglio di utilizzo, è solo una possibilità. È una scatola di derivazione che si trova comunemente nelle ferramenta e alla quale è stato praticato un foro per l'inserimento del cavo, che poi è stato isolato con il silicone. Il cavo che poi ne deriva passa a fianco in questa scanalatura tra il tubolare e il foglio di plexiglass, che si va a infilare dietro qui nel dispositivo. Andiamo a vedere come è fatto da dentro. Bene, attraverso l'utilizzo di un semplice cacciavite, scusate, si svitano queste viti di sopra in plastica, ed ecco l'interno
dell'alloggiamento della batteria. Allora, vedete qui è stato impiegato un passacavi, un forzacavi. Sempre abbiate cura di isolare con il silicone non solo la parte esterna ma anche la giuntura interna e di metterlo anche all'interno del passacavi, che comunque non è proprio esattamente dello stesso diametro del cavo, quindi fatelo con molta cura questo. Dopodiché bisogna prendere una di queste batterie da moto 12 volt 7 Ah, e questo è tutto quello che viene di già con l'ecoscandaglio. Noi abbiamo avuto solo cura di mettere dei morsetti per facilitare la ricarica della batteria una volta che si scarica, quindi si tolgono semplicemente i morsetti e si ricarica. E il fusibile che noi abbiamo in dotazione, in questo caso noi parliamo del Garmin Striker 4 CD+, ha una scatola fusibile che non è ermetica. In questo caso qui ne abbiamo comprata una parte e abbiamo montato questa qui che invece è ermetica e dovrebbe garantire l'isolamento del fusibile. Ora, tenete presente che le scatole di derivazione comunque al loro interno hanno queste venature, diciamo questi dorsetti, che servono chiaramente per l'alloggiamento e il fissaggio e quello che naturalmente ci andrebbe dentro. Quindi in questo caso bisogna adattarla al nostro utilizzo e come vedete è stata semplicemente sfogliata tutta la linea qui di dorsetti, sia in questo senso che in questo senso, poiché per qualche millimetro la scatola di derivazione non si chiudeva in quanto la batteria era troppo alta, quindi è stata adeguata in questo senso e adesso invece si chiude adeguatamente. Ora tenete presente inoltre che questa è una scatola di derivazione IP56. Questo significa che se ci arriva uno spruzzo d'acqua tramite questa guarnizione l'acqua non entra, ma se ci arriva un'ondata sopra o se rimane immersa nell'acqua, l'acqua entra e come. Quindi bisogna fare molta attenzione a questo aspetto. Allora, per queste batterie la scatola è di circa 9 cm di altezza per 19 di lunghezza, quindi sono più o meno queste le misure. Tenete presente che, come abbiamo detto all'inizio, il foglio di plexiglass che è qui sotto e quindi inclinato in questo senso e la presenza della tela hanno lo scopo di impedire all'acqua di raggiungere questa scatola. La scatola è impermeabile ma non resistente all'immersione o all'esposizione massiccia di acqua, quindi bisogna avere tutte le accortezze del caso. Con questa configurazione l'acqua non ci arriva, se ci arriva in piccole quantità che sono assolutamente affrontabili da parte di questa scatola di derivazione. Quindi ricordiamo ancora una volta
tutta la plancetta ha una sua configurazione che rende fruibile l'ecoscandaglio in questa soluzione. Tuttavia questo è quello che rende possibile il progetto dell'ecoscandaglio sulla boa. Per chi è figlio degli anni 80 come me, ricorderà questa citazione: questo è il flusso canalizzatore della plancetta, quindi è questo che rende possibile il viaggio con l'ecoscandaglio. Ma da sola questa non basta, quindi bisogna creare un sistema che permetta all'acqua di non arrivare a questa. Pertanto ricordiamo, in questo caso qua è stata applicata questa sfoglia di plexiglass, come vedete ha le stesse dimensioni di questa qui, ed è inclinata, ha la doppia funzione di far scivolare l'acqua che ci arriva sopra e chiaramente funge anche da piano d'appoggio per tutto quello che ci viene a mettere sopra. Ora considerate che io uso questa rete a sacco anche per mettere il pescato, quindi chiaramente potete immaginare che le spine dei pesci possono forare i tubolari se ci arrivano a contatto. Chiaramente, essendoci il foglio di plexiglass, non succede niente, e tuttavia durante la navigazione l'acqua può arrivare, soprattutto in caso di flutti di una certa rilevanza, può arrivare a sovrastare il tubolare e quindi arrivare dentro. Per questa ragione è stato messo il telo rosso che vedete, ricordiamo è una tela di ombrello che rende impermeabile, diciamo, ciò che c'è sotto. È importante anche ricordare che questa batteria ha un peso, diciamo, considerevole, e quindi parliamo di un paio di chili, e quindi messa qui nel vano della SEAC Seamate sposta la prua, il peso sulla prua, quindi sostanzialmente questa parte qua è più leggera di questa, pertanto la linea di galleggiamento della plancetta è spostata verso il basso, pertanto durante la navigazione può dare vita a un allagamento più facilitato, diciamo, in presenza di un flutto più importante che arriva con maggiore vigore sopra la prua. Nel caso di navigazione con l'acqua scooter, chiaramente tutto questo è amplificato dalla velocità di spostamento. L'unico svantaggio che chiaramente si può avere tutto presenta questa configurazione è che chiaramente non permette più l'alloggiamento del torace sulla plancetta, e quindi nel momento in cui si esce con questa plancetta bisogna essere consapevoli che si può soltanto spingere o trainare. Spingere con le mani sui tubolari o trainare, diciamo, attaccandolo dalla corda qui, dall'anello che c'è sotto. Se vi state chiedendo se la presenza eventualmente dell'acqua scooter o del subacqueo, quindi di voi stessi, l'utilizzatore che la traina o la spinge, inficia la lettura del trasduttore, allora in questo caso vi rispondo che è no. Nel caso di utilizzo con acqua scooter vedrete chiaramente sulla linea di superficie un'interferenza
ti verrà segnalata una riga di lettura, ma per il resto non inficia in alcuna maniera la lettura del fondale, quindi potete stare tranquilli, funziona perfettamente.